a tutti, sono Goffredo Carfagni, titolare dell'agenzia Destinazione Tunisia, un'agenzia che opera quasi esclusivamente in accordo con un'associazione italiana, l'associazione Felici in Pensione, un'associazione voluta da alcuni avvocati esperti di diritto del lavoro. Il nostro compito è quello di informare dalla parte italiana i pensionati per dare a loro la possibilità di espatriare, prendere una residenza estera e quindi avere dei vantaggi fiscali e non solo. E il nostro compito in Tunisia è quello di assisterli come se fossimo un'agenzia immobiliare, un'agenzia di viaggi, di sbrigo pratica mensile, tutto insieme. In Italia o nel mondo anglosassone vengono chiamate agenzie di relocation, che si occupano dei trasferimenti a 360 gradi. La Tunisia sta a meno di un'ora da Roma. Questo è l'argomento che vedo subito che chi viene qui si illumina quando pensa che in un'ora può stare a Roma per chi è di Roma, ma insomma diciamo che da qualunque parte d'Italia in poco tempo dalla Tunisia si sta qua. Devo dire che l'ultima coppia che è venuta aveva in mente di andare in Portogallo, insomma dopo un'ora è uscita da qui, aveva optato per la Tunisia. Felici in Pensione aiuta i pensionati italiani, esteri in generale, a progettare un trasferimento all'estero non solo fisico ma anche di residenza fiscale e quindi godere di questi benefici economici e fiscali. Il nostro sito è www.feliciinpensione.org. Abbiamo anche una pagina Facebook Felici in Pensione e un gruppo dedicato Felici in Pensione, vantaggi e svantaggi, sempre su Facebook. Questi sono i canali con cui normalmente le persone vengono a conoscenza del nostro progetto e ci contattano. Rassicurarti appunto che io stasera sarò in aeroporto, quindi ci parleremo di persona, perché già è un buon segno che tu possa portare tutti i documenti che io ti ho detto. Noi consigliamo comunque a tutti, se possono, di fare un viaggio di perlustrazione, da soli, assistiti da noi, non importa, venite a vedere il posto, soprattutto Tunisi e Hammamet, per capire se potrebbe essere un luogo dove trasferirsi. È una comunità che ormai negli anni è aumentata qui ad Hammamet, perché siamo intorno ai 3.500 italiani. Noi siamo qui come ufficio e il primo contatto è su Roma, l'associazione, le informazioni sono tutte gratuite ovviamente. Siamo a disposizione telefonicamente, ma ancora di persone probabilmente è meglio. Chi vuole notizie dal vivo telefona e prendiamo un appuntamento. Quando una persona arriva ignara di quello che potrà trovare, la devi rassicurare anche mentre sta partendo. Insomma, il mio lavoro è continuo, l'associazione assiste anche psicologicamente, perché non tutti arrivano con una pensione, fanno le pratiche, ci sono anche persone che hanno difficoltà per un vissuto di vita, per problemi familiari, per cui vanno assistiti a monte. Le donne delle volte arrivano con la remora di insicurezza, di non poter girare per le strade. Ecco, niente di più falso. Questo è un posto tranquillo, è un posto dove l'islamicità è appena percepibile, dove l'accoglienza è nella loro cultura. Non è detto che se uno ritarda 10 minuti cade il mondo, loro è così, loro arrivano quando possono arrivare, vivono molto meglio di noi. È un modo di vivere che poi ci trasmettono e viva Dio che ce lo trasmettono. Quindi secondo me acquisire anche un po' di cultura loro ci fa molto bene. Quando uno ha risolto il problema dell'abitazione e nell'ambito del budget che si è predeterminato c'è una scelta amplissima, poi bisogna così fare conoscere quelli che già ci stanno, cominciare a partecipare a gruppi che si vedono nelle case ma anche fuori, perché il periodo di clima bello è molto lungo, per cui
Devo dire che insomma fra i pro e i contro che per onestà metto sulla bilancia, alla fine la bilancia va giù solamente per i pro. Certo, primo fra tutti lo sappiamo, è quello economico, perché la pensione alla fine si raddoppia, se non si raddoppia ci manca poco. Buongiorno, sono Andrea, vorrei raccontarvi perché sono in Tunisia, sono qui da circa 3 mesi. Forse è utile capire anche perché ho scelto la Tunisia, perché ho viaggiato molto nella mia vita, conosco tutti i paesi dell'Est Europa, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, quindi un po' dell'idea del mondo fuori dall'Italia ce l'ho. Mi sono imbattuto nell'associazione Felici in Pensione in Tunisia, che devo dire mi ha dato un grande senso di professionalità già fin dalla prima della partenza dall'Italia, perché senza chiedermi nessuna adesione, nessuna iscrizione preventiva, mi hanno illustrato la loro attività, che è servita moltissimo per inserirmi nei meccanismi del residente in Tunisia, cioè di quello che non va per turismo, ma decide di prendere casa almeno per 6 mesi nell'anno, 183 giorni, e di beneficiare così, come è per altri 132 paesi del mondo, della fiscalizzazione della pensione, che a noi, come sapete, in Italia viene pagata al netto, cosa che non è così in tutti i paesi. In Germania, per esempio, non c'è tassa sulla pensione, giustamente perché il lavoro che tu fai, lo stipendio, quando lo prendi è già tassato. Si viene in Italia tassati una seconda volta sulla pensione. Quando sono andato in pensione ero un uomo libero e ci pensavo a questo. Cosa devo fare da uomo libero, da una nuova condizione che mi si è venuta a creare? Come viverlo, come passarlo il tempo, le giornate? Una mia riflessione è andata sugli anni di lavoro che ho fatto, ai contributi che ho versato, allo Stato che mi ha spremuto come un limone finché ha potuto, ok? Anni di contributi che mi sono venuti a mancare, spariti. Il giorno che sono potuto andare in pensione ho chiuso tutto e ho cercato una nuova via. La Tunisia era un'opportunità e l'ho presa al volo. Qui in Tunisia, per quanto riguarda la mia esperienza, ho assistito all'arrivo di pensionati che percepiscono vari tipi di reddito, ecco, veramente dalle 500-600 euro al mese e ovviamente non senza sacrifici, e anche se con la stessa cifra in Italia senza una casa di proprietà, quindi dovendo affrontare un affitto, non riuscirebbero, e fino a pensioni medie, quindi 1000-1200 euro, 1500 euro, e poi anche qualche, come è in uso dire oggi, pensionato d'oro, no? E tutti si sono adattati benissimo, come vivi sicuramente meglio che in Italia. Se hai più possibilità economiche ti puoi permettere di tornare anche tutti i mesi in Italia a trovare i tuoi parenti, la tua famiglia, altrimenti ti accontenti di fare un viaggio all'anno. La Tunisia è uno dei 4 stati al mondo dove è in vigore una convenzione di non doppia imposizione fra l'Italia e questi paesi, che sono poi il Senegal, il Cile e l'Australia, oltre alla Tunisia, e dove le convenzioni valgono anche per gli ex dipendenti pubblici italiani e i cosiddetti ex INPDAP. E qui loro hanno gli stessi benefici fiscali dei colleghi del privato, INPS, tranne per una piccola differenza: non hanno accesso al servizio sanitario pubblico tunisino, sempre perché non c'è stato un accordo di reciprocità fra dipendenti pubblici italiani e quelli tunisini. Ovviamente il 90%, anche di più, dei pensionati esteri che vengono qui non si affidano alle cure della sanità pubblica, ma
si rivolgono alla sanità privata, che è ottima, con strutture nuovissime, macchinari nuovissimi, equip mediche molto preparate, medici laureati in tutto il mondo, soprattutto in Francia, in Italia, in Germania, ma anche negli Stati Uniti, a prezzi molto molto bassi. E il costo della vita bassissimo, ecco, qui si trovano per esempio alloggi con 2 camere, un bagno, salone, terrazza o giardinetto, a partire da 300 euro. Prezzi delle case, abbiamo, come dicevo, un S2, che vorrebbe dire 2 camere col salone e bagno, che partono dagli 800 dinari, quindi 250 euro, e possono arrivare a 1000-1200 dinari, a seconda anche della posizione dove si trovano. Insomma, se sono vista mare, con l'accesso con pochi metri dal mare, e questo fa salire il prezzo, oppure si sale di livello, si possono trovare delle villettine dai 1600 dinari ai 1800 dinari senza piscina, quindi parliamo di dai 500 euro ai 650 euro, fino ad arrivare con ville più grandi, quindi anche con 3-4 camere da letto, 3 bagni, con un living grande e una piscina con grande giardino, più o meno vicino al mare, che possono partire dai 2500-2800 dinari fino a, non c'è limite, nel senso pure a 6000 dinari. La prima cosa che chiediamo a un cliente che ci contatta per capire le sue esigenze è diciamo, le caratteristiche dell'abitazione ed eventualmente un budget. Ovviamente lui non conosce il mercato, quindi noi gli diamo dei suggerimenti, e questo è importantissimo perché per iniziare tutte le pratiche di cambio di residenza è necessario un contratto d'affitto annuale, e quindi a quel punto se il cliente decide di venire anche in visita, gli faremo vedere le tipologie di case corrispondenti alle sue esigenze, e per poi invece compiere il passo e quindi fare un trasferimento di residenza fiscale serviranno dei documenti come la dichiarazione dei redditi, CUD, certificazione unica, ovviamente il passaporto in corso di validità che non abbia una scadenza inferiore ai 6 mesi, e una somma di denaro da certificare in aeroporto alla dogana e versare in banca per aprire il nuovo conto corrente bancario, e per chi li abbia il PIN e le credenziali d'accesso del portale INPS, altrimenti incoraggiamo prima di venire in Tunisia il pensionato a recarsi all'INPS per chiedere questi codici d'accesso, che poi gli permetteranno di monitorare la propria pratica pensionistica e comunicare con l'INPS, eventualmente fare delle variazioni. Da parte mia, del mio staff e dell'Associazione Felici in Pensione, vi do un grande saluto e vi aspettiamo tutti ad Amamet.